Processo breve, prescrizione breve. Belle parole, formule magiche, però attenzione, il processo si può dire davvero breve, abbreviato, se l'attuale durata, interminabile, vergognosa, fosse effettivamente ridotta. Altrimenti è una beffa. Oggi il processo penale finisce con una sentenza di merito che dichiara l'imputato colpevole o innocente. Se passa la riforma, invece di questa sentenza avremo molto spesso una burocratica dichiarazione di morte. Perché qual è la novità? La novità consiste nella fissazione di termini nuovi, scelti un po' a caso, entro i quali il processo, se non si conclude prima della scadenza di questi termini, muore, e muore per sempre. Attenzione, alla faccia della sofferenza delle vittime, che non viene tenuta in nessunissimo conto, alla faccia della fatica quotidiana delle forze dell'ordine per assicurare alla giustizia fior di delinquenti, alla faccia della sicurezza dei cittadini, che i cittadini fanno vedere con malfattori di ogni tipo, delinquenti di strada, colletti bianchi, passando per tutte le gamme intermedie di criminalità, un vero e proprio esercito reso arrogante, spinto ulteriormente verso scelte di illegalità. Perché? Perché riceve in regalo, gratis, dalla nuova legge, un'impunità tombale. Come stanno in realtà le cose? Se non si fa niente per far funzionare meglio la giustizia, cioè per avere una giustizia più rapida, più efficiente, è comodo dire che il processo deve finire più in fretta, così da diventare breve. Solo che non è soltanto comodo, sono anche parole in libertà, distribuite un tanto al chilo, per come dire, imbonire la povera gente con formulette ipnotiche. Processo breve, appunto. Chi non è d'accordo col processo breve? Un cretino. Soltanto che non basta dirlo, bisogna anche provare a farlo. La realtà invece parla di uno sfascio della giustizia tale che fissare termini non di abbreviazione, ma termini castranti, sapendo che non si possono rispettare questi termini, è come menare il can per l'aia. E non è una cosa seria. Una cosa seria sarebbe mettere mano a riforme degne di questo nome. E ce ne sono tante che si potrebbero fare, alcune importanti a costo zero. Per esempio, faccio un solo esempio, ridurre i gradi di giudizio. Noi abbiamo un sistema processuale penale di tipo accusatorio. In tutti i paesi che hanno questo stesso sistema processuale penale accusatorio, i gradi di giudizio sono di regola due soltanto: primo grado e ricorso a una Corte Suprema. Da noi no, abbiamo molti gradi di giudizio, bisognerebbe sfoltire il tutto. Per esempio, secondo me, abolendo l'appello, soltanto il giudizio di primo grado e ricorso in Cassazione, in modo da recuperare una quantità massiccia di magistrati, personale ausiliario, da riversare sul primo grado, potenziandolo e accelerando in maniera davvero consistente i tempi. Allora sì che avremo un processo davvero breve e potremo farla finita coi trucchi verbali che oggi la fanno da padroni nel dibattito sulla nuova legge. Ma non dimentichiamo che i fautori del processo breve hanno in cantiere un'altra sorpresa, che si chiama processo lungo. Non sto scherzando. In che cosa consiste questo processo, virgolette, lungo? Consiste nel fatto che oggi le liste testi presentate dall'accusa o dalla difesa devono essere ridotte dal giudice a seconda che contengano o non contengano nomi, personaggi che è inutile sentire perché non servono all'accertamento della verità. E se passa questa riforma, ecco che il processo diventa lungo, perché le liste testi devono essere accettate integralmente, in toto,
dal giudice, senza nessuna possibilità di dire questo non lo sentiamo perché è inutile, questo non lo sentiamo perché sentirlo non serve all'accertamento della verità. Facciamo un esempio limite, paradossale, ma tanto per capirci. Rissa allo stadio di calcio. Io, rappresentante della pubblica accusa o difensore dell'imputato, chiedo di sentire tutti gli spettatori presenti alla partita. 10.000 persone. Lo posso fare oggi perché la tessera del tifoso consente di identificare uno per uno gli spettatori. E il giudice se li deve sentire, se io lo chiedo, tutti e 10.000. Il processo non finisce mai. Allora, da una parte processo breve, dall'altra processo lungo. Cos'è? Schizofrenia? No, 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 niente di schizofrenico, per carità. Un disegno molto preciso. L'obiettivo è sempre lo stesso: liberare il nostro Premier dai processi che lo ossessionano. Principalmente due, caso Mills e caso Ruby Rubacuori, o cancellando questi processi, processo breve, o trascinandoli all'infinito, processo lungo. Si tratta ancora una volta di legge ad personam, ma chi se ne importa, per così dire. L'importante è che la gente si beva la favola delle riforme. Non è finita, perché poi c'è la prescrizione breve. E qui di nuovo una legge ad personam, più che una legge ad personam, una fotografia di una certa persona, che poi è il nostro Premier. Incensurati di una certa età hanno diritto a una riduzione di pena. Pensato su misura, ecco, ancora una volta. E con la conseguenza che, ripeto, non si fa niente, assolutamente niente, per migliorare il funzionamento della giustizia. Ci sarà un'infinità di colpevoli, o che potrebbero essere dichiarati tali, che la fanno franca. E facciamo l'elenco delle persone che la faranno franca. È un elenco che fa davvero un po' paura, ecco, perché comprende scippatori, borseggiatori, topi d'alloggio, ladri assortiti, truffatori, sfruttatori di donne, spacciatori di droga, corruttori, usurai, bancarottieri, estortori, ricattatori, appaltatori disonesti, pedofili, violenti d'ogni risma, operatori economici che non si fanno carico delle regole che vietano le frodi in commercio o delle regole che tutelano la salute dei consumatori, imprenditori che si mettono sotto i piedi le norme sulla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. È un catalogo di gentiluomini che la faranno franca, più di quanto già ora purtroppo non avvenga, e che si ritroveranno impuniti come se avessero vinto al Totocalcio senza neanche giocare la schedina. Ecco, non è riforma della giustizia. Parlare di riforma della giustizia o di processo breve è giocare con le parole. Come dire, se volessimo sintetizzare tutto con qualche aggettivo, contenti, gabbati perché si tirano fuori dal cilindro conigli che poi vengono presentati con queste formule magiche: riforma epocale della giustizia, processo breve, mentre abbiamo visto che la realtà è tutt'altra. E per la riforma cosiddetta epocale della giustizia, la realtà, l'obiettivo vero è mettere la magistratura al guinzaglio della politica, meglio, della maggioranza politica del momento. E ovviamente non mi interessa se è bianca, rossa o nera, se è questa di oggi o quella che potrà essere domani o dopodomani ancora. Mi interessa che in un paese costituzionalmente ordinato, democraticamente ordinato, la nostra Costituzione vigente, la magistratura deve essere autonoma e indipendente, non al guinzaglio, non alle dipendenze, non agli ordini della maggioranza politica contingente. Non esiste in nessun paese al mondo, questo esiste. Se esiste è male, da noi non esiste, per favore non facciamo gli errori che gli altri magari commettono. Allora, cittadini bari e contenti, e tutto questo perché? Perché il feudo di Arcore possa continuare a svettare su una palude, che è la palude nella quale annaspano i comuni cittadini che vorrebbero più giustizia come è loro sacrosanto diritto. Ecco,
Rispondo volentieri a questa domanda, nel senso che secondo me, chiedo scusa e quindi preferisco non rispondere, non è una domanda giusta. Non è questo quel processo famoso che magari fa scandalo, ma è uno scandalo isolato. No, è la quantità di processi che riguardano interessi diffusi dei cittadini, qualunque per così dire, che vengono travolti. E quindi è la massa, è l'impatto complessivo, più che questo o quel caso. Capisco che questo o quel caso fa notizia, ma a me interessa di più, come dire, la foresta complessiva, non questo o quell'albero specifico, ecco.